bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi andremo a vedere insieme come decalcificare la Nespresso C140. Allora mi raccomando, se anche a te si è accesa la spia di decalcificare, vuol dire che è il momento di farlo. Andremo a vedere i vari passaggi. Chiaramente se notiamo un qualcosa in particolare lo spieghiamo mano a mano nel video. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale qua sotto, clicca sulla campanellina e rimani sempre aggiornato. Come vedete, la spia di decalcificazione sta lampeggiando, quindi è arrivato il momento di effettuarla. Come sempre noi vi consigliamo di usare l'EcoDecal o il prodotto Nespresso. L'importante è che usate dei prodotti di un'ottima qualità. All'interno del serbatoio abbiamo noi già miscelato, quindi abbiamo versato poco più di mezzo serbatoio, che più o meno è 1 litro, con una dose di EcoDecal, che in questo caso la richiesta di Nespresso è di 1 litro con una dose di decalcificante. Ok, adesso andiamo ad attivarla, vediamo insieme come attivarla. Dobbiamo spingere contemporaneamente tutti e tre i tasti per poterla attivare. Per 5 secondi li teniamo premuti. La macchina, come vedete, ha emesso dei lampeggi, ora è pronta per la decalcificazione. Mi raccomando, sotto dobbiamo avere un contenitore in grado di contenere 1 litro di acqua. Ricordo sempre a tutti che noi ne mettiamo un po' più piccoli perché abbiamo il lavandino vicino e abbiamo la possibilità di svuotarlo, ok? Quindi fate attenzione, l'acqua è molto calda. Per avviarla poi dobbiamo spingere quello che è il tasto della gocciolina in modo da avviarla. Eccolo qui, è partita. Farà delle pause come sempre per far agire il prodotto. Vi accorgete che è attivata correttamente perché lampeggeranno in sequenza. Il resto la macchina farà tutto da solo. Metto in pausa e mano a mano vediamo il processo. Come sempre, quando notiamo qualcosa tendiamo a sottolinearlo per farvi capire meglio cosa accade. Come vedete, l'acqua esce da due parti, dalla parte posteriore e dalla parte anteriore, quindi non spaventatevi, è tutto normale. Allora, siamo quasi giunti alla fine del serbatoio. Come sempre vogliamo catturare il momento dello scambio, vediamo cosa accade quando l'acqua finisce. Voi non spaventatevi perché quando va in sottovuoto fa lo scambio e dopo ci sarà la fase di risciacquo. Eccolo qui, il rumore è cambiato, sta prendendo aria perché sta svuotando il circuito. Vedete, ha emesso dei lampeggi, significa che siamo pronti alla fase di risciacquo. Allora, abbiamo riempito tutto il serbatoio. Mi raccomando, adesso va fatto proprio pieno per il risciacquo, a differenza di prima che era poco più della metà. Andiamo ad attivare quello che è la fase di risciacquo. Vediamo se ne chiede 1 o 2, questo lo scopriremo mano a mano in sequenza. Spingiamo di nuovo la gocciolina, la macchina farà un rumore sordo perché, come abbiamo detto prima, ha aspirato aria e mano a mano farà riuscire l'acqua. Metto in pausa e vediamo tutto il processo più tardi. Siamo quasi giunti alla fine, ecco qua il sottovuoto, rilampeggia di nuovo, come vedete, per attivare forse la seconda fase di risciacquo. Quindi noi andiamo a svuotare nuovamente il contenitore che sta sotto, il serbatoio, lo sciacquiamo e riattiviamo la seconda fase. Abbiamo riempito nuovamente il serbatoio di acqua per la seconda fase di risciacquo. Chiaramente svuotate anche i contenitori e ripartiamo. Mettiamo sotto la nostra vaschetta il solito pulsante della gocciolina e si riparte. Quando termina il processo tutte le spie si spengeranno. Chiaramente la decalcificazione si fa senza avere nessuna capsula all'interno. Aspettiamo di nuovo che termina e vediamo cosa accade. Tanto la fase di risciacquo è molto veloce perché non ha pause, non deve fare agire nessun prodotto. Durante la seconda fase di risciacquo
ha preso più o meno un quarto di serbatoio e ha terminato quello che è la decalcificazione. Molto probabilmente allora potrebbe essersi verificato che nella prima fase di risciacquo abbiamo messo poca acqua, anche se noi abbiamo rispettato quello che erano le dosi di Nespresso, che ha detto di riempire il serbatoio fino al massimo. Quindi a questo punto l'importante è, come sempre, completare quello che è il ciclo di decalcificazione. Quindi se mettete comunque un po' meno rispetto al livello massimo, come abbiamo fatto noi, anche se noi eravamo veramente all'orlo, tanto quando rimettete il secondo serbatoio ed effettuate il secondo risciacquo, la macchina comunque terminerà. Ok? Diciamo che è stato abbastanza semplice. Adesso la accendiamo per vedere se effettivamente la spia si è spenta. La macchina è entrata nuovamente in riscaldamento. Perfetto, la spia si è spento, quindi missione compiuta. Metto in pausa e ci vediamo per i saluti. Abbiamo visto insieme come eseguire la decalcificazione della nostra C140 Nespresso. Abbiamo anche notato alcune cose come l'acqua che usciva dai due beccucci, il primo anteriore e poi quello posteriore, anche il fatto che durante il risciacquo, se sbagliamo il livello, ci chiede un secondo risciacquo e quindi basta semplicemente eseguirlo per terminare quello che è il ciclo di decalcificazione. Appena terminato, la macchina si spenge completamente. Non è stato particolarmente complicato, abbiamo seguito quello che erano le indicazioni di Nespresso ed è andato tutto a buon fine. Quindi mi raccomando, non fatevi prendere dal panico, seguite quello che sono le indicazioni base e vedrete che completerete la decalcificazione. Mi raccomando, per qualsiasi dubbio o domande ci contattate sotto il video o mi mandate, se volete, un messaggio WhatsApp, cerchiamo insieme magari di trovare una soluzione, ok? Ci vediamo al prossimo video.